Salve e benvenuti nel mio canale. Questo strumento, usato dagli elettricisti, è chiamato cacciavite cercafase o semplicemente cercafase. È lo strumento base di ogni elettricista. Oggi ti spiegherò a cosa serve, come si usa e come è costruito all'interno. Però, prima di darti ulteriori dettagli, ti devo dare spiegazioni su come è composto la rete elettrica che entra nelle nostre case. Nelle nostre case arrivano due fili, un filo nero o marrone e un filo celeste o blu. Il marrone o nero è chiamata fase ed è quella che porta la 220 propriamente detta. Il celeste o blu è chiamato neutro e serve al ritorno. Ti faccio un esempio. Se qui ci fosse collegata una lampadina classica, la corrente dalla fase entrerebbe nella lampadina, nel filamento, lo fa diventare incandescente, fa la luce, poi la corrente in eccesso rientra in questo cavo blu che è il neutro e ritorna al contatore. Questo ritorno è importante al fine di far funzionare il cosiddetto salvavita. Questo centrale invece è chiamato cavo di terra ed è sempre di colore giallo-verde. È un cavo bicolore praticamente. Questo si usa esclusivamente per la linea di terra. Che cos'è la linea di terra? È un cavo collegato a un picchetto conficcato nel terreno nei pressi dell'abitazione servita dalla rete elettrica ed è importantissimo che ci sia. Senza una rete di terra si rischia davvero tanto. Ti faccio capire il perché si rischia. Allora, questa è una superficie in legno, ma potrebbe essere benissimo la superficie metallica di una lavatrice, di un frigorifero, di un piano cottura e di svariati elettrodomestici, eccetera. Se questo cavo subisse un danno, oppure l'utilizzatore, non so, un motorino va per qualche motivo disperde corrente, sulla superficie metallica capite da solo che avremmo la superficie metallica a 220. Quindi, toccando la superficie metallica, prenderemo la scossa. Perché prenderemo la scossa? Perché la corrente va sempre verso il centro della Terra. Quindi, toccando questa superficie metallica elettrificata per un guasto, fungeremmo noi da picchetto per scaricare la tensione e verremmo folgorati. Allora, ecco a cosa serve, perché è indispensabile il cavo di terra. Questo cavo di terra in genere è avvitato direttamente sulle carcasse metalliche degli elettrodomestici e altri utilizzatori in metallo. Così, se il cavo di fase va in contatto con la carcassa, il cavo di terra, essendo una strada preferenziale per scaricare a terra, scaricherà la 220 verso il terreno e quindi la carcassa resterà con pochissimi volt che non saranno mortali. Quindi capite da voi che è indispensabile un cavo, una buona rete di terra. In più, come vi ho detto prima, un utilizzatore prende la corrente dalla fase e quello che avanza lo riporta sul neutro che va al contatore. Nel momento che ci sta una dispersione di questa corrente di fase, non tornando nessuna corrente al contatore, interviene il salvavita che toglie immediatamente la corrente, perché come ho detto prima, la corrente ha scelto la via preferenziale per scaricarsi al centro della Terra, cioè la messa a terra. Detto ciò, questo è un impianto ideale. I colori sono stati rispettati. La fase è sempre nera o marrone e il neutro è sempre blu o celeste. Ma allora a un elettricista cosa serve questo strumento cercafase? Disgraziatamente negli impianti spesso non sono stati rispettati gli impianti più datati, non vengono rispettati i colori, oppure impianti molto datati c'erano altri colori, ad esempio c'era il grigio, c'era il viola, non erano unificati i colori. Oppure anche in un impianto a norma può essere che nel tempo sia stata fatta qualche modifica e quindi il marrone, che dovrebbe essere la fase, potrebbe essere diventato il neutro e viceversa, quindi il rischio di prendere la scossa è alto. Oppure altre situazioni, si apre una scatola di derivazione e ci sono tanti fili che provengono da diverse utenze, non so, un deviatore che porta due fasi per accendere la luce a due punti, quindi con questo attrezzo si può individuare qual è il cavo indipendentemente dal colore che porta la fase. Adesso vi faccio vedere, introduco questo morsetto e toccando il puntale si accende una piccola lampadina, vedete? Ecco, praticamente la corrente sta attraversando lo strumento
tramite un sistema elettronico abbastanza semplice, viene filtrato, viene ridotto e attraverso il mio dito che funge, il mio corpo funge da massa, si illumina. Ma io non prendo la scossa. E perché? Adesso ve lo vado a spiegare. Togliamo questo e adesso vi spiego. Qui dentro, come ho detto, c'è un conduttore schermato e guardate, c'è la protezione fino alla punta quasi e poi una resistenza. Per spiegarvi meglio, ho preso un cacciavite di questi e l'ho sezionato e adesso andremo a vedere nel particolare. Allora, questa è la parte più semplice da capire perché è quello che fa da conduttore. Al suo interno c'è tocca questa piccola superficie metallica, questa capsuletta, il puntale che tocco col dito. Ma perché non prendo la scossa? Ecco il motivo. Questa piccola capsula che ho ulteriormente sezionato, togliamo il coperchietto, riapro così, ho fatto proprio l'autopsia di un... Ecco qui praticamente ecco come è composto. Questa è una resistenza studiata apposta per ridurre la corrente proprio a bassissimo voltaggio. La corrente proveniente dalla fase arriva qui e viene ridotta. Per spiegare, la resistenza funziona come se fosse un tubicino avvolto su se stesso e a ogni giro diventa sempre più piccolo di diametro fino a far passare pochissima corrente. Ovviamente è studiato apposta e non è che è una resistenza qualunque. Questa piccola resistenza fa passare un po' di corrente attraverso questo microfilamento dentro la lampadina e quest'altro polo della lampadina, che vedete l'ho svolto, c'è il rischio che si spezzi, ma ve lo faccio vedere, esce e va in contatto con la molla che poi va in contatto con questo puntale e scarica sul corpo della persona. Però è una corrente praticamente bassissima, non so le misure, ma comunque è una corrente insignificante, serve solo a far accendere questa lampadina, tutto dovuto a questa resistenza. Qualcuno si chiederà: e se durante l'uso si rompe la resistenza e la corrente passa diretta? Non succede. Perché oltre al fatto che questi strumenti sono decine e decine d'anni che vanno in giro, quindi sono super collaudati, nel caso si dovesse rompere la resistenza, semplicemente all'interno di questo blocchetto ceramico si spezza quel famoso filo sempre più piccolo, si spezza, quindi una separazione meccanica e di conseguenza non passa nessuna corrente verso la lampadina, non prenderemo nessuna scossa. Per concludere, nell'uso pratico nostro di hobbisti, a cosa ci può servire questo cacciavite cercafase? Certamente non ci serve per fare modifiche all'impianto elettrico e cose varie, perché come ripeto sempre, l'impianto elettrico va maneggiato esclusivamente da un elettricista, anche se sembra tutto molto semplice e schematico, come ho fatto vedere qui. La corrente non perdona, un errore, una distrazione, si rischia la folgorazione, quindi a cosa ci servirà questo strumento per un hobbista? Ci serve magari per controllare la carcassa di non so, di una lavatrice, avviciniamo alla sua cassa, se toccando la cassa e toccando col dito la scocca si accende, vuol dire che quell'elettrodomestico disperde corrente. Di conseguenza bisogna chiamare un elettricista e far controllare adeguatamente l'impianto elettrico. Di certo non è cosa che dobbiamo fare noi hobbisti, non giochiamo con la corrente. Detto questo, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, puoi fare anche una piccola donazione seguendo il link in descrizione. Grazie.